Oggi vorrei chiarire in maniera definitiva il discorso della pentatonica. Ancora una volta mi rivolgo a tutti quegli amici che sono agli inizi, che vogliono sapere effettivamente come costruire una scala pentatonica e come utilizzarla. Per evitare di appesantirvi questa lezione, ho pensato di inserire tutti gli aspetti teorici qui sulla descrizione del video. Ma vediamo subito come funziona questa scala e come usarla su una base, su un giro di accordi. Vediamo subito qual è la forma, la diteggiatura, diciamo noi, più diffusa di questa scala. Di sicuro vi sarà capitato quantomeno di vederla, a qualcuno anche di suonarla. È questa. Questa è una scala pentatonica minore di La. Quando suoniamo questa scala, contestualmente stiamo suonando anche una scala pentatonica maggiore di Do. Vi rimando ancora una volta alla descrizione di questo video per andare a capire bene questo concetto. Però vediamo insieme le note che compongono questa scala. Partendo da La, poi abbiamo Do, poi abbiamo Re, Mi e Sol. La, Do, Re, Mi, 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 Sol. Queste 5 note, La, Do, Re, Mi, Sol, compongono la scala pentatonica minore di La e nello stesso tempo pentatonica maggiore di Do. Infatti se partiamo da Do abbiamo Do, Re, Mi, Sol, La. Quindi semplicemente partendo dalla successiva nota La, Do, partendo da Do, abbiamo la pentatonica maggiore di Do. Se partiamo da La, abbiamo la pentatonica minore di La. Sicuramente il punto di partenza ci darà anche un riscontro di ascolto di queste scale, ma le note che compongono entrambe le scale sono le stesse. Abbiamo detto La, Do, Re, Mi, Sol. Do, Re, Mi, Sol, La. Chiarito questo, andiamo a vedere un po' qualche posizione semplice che possiamo andare a studiare. Io direi di partire subito con le posizioni che prevedono le corde a vuoto, diciamo la parte più esterna della chitarra, proprio per facilitare anche la visuale delle note stesse. Quindi quando siamo con corde a vuoto riusciamo più facilmente a visualizzare queste note. Abbiamo detto che ci servono le note La, Do, Re, Mi, Sol. La prima nota che ci torna utile per fare questo lavoro è il Mi, perché abbiamo detto La, Do, Re, Mi, Sol. Quindi Mi, a vuoto, prendiamo il Mi grave, basso, Mi, poi andiamo avanti con il Sol, sulla stessa corda, La, corda a vuoto di La, Do, Re, e torniamo quindi, arriviamo all'altro Mi. Riepilogando, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi. Andando avanti troviamo il Sol, corda a vuoto di Sol, La, stessa corda, secondo tasto, Do, andiamo su corda Si, poi c'è Re, stessa corda, Mi, corda Mi e Sol, sulla stessa corda. Vediamole tutte. Ecco, diciamo che questo lavoro a livello visivo è un po' più articolato, cioè dobbiamo pensare un po' di più alle note rispetto a considerare questa diteggiatura che è molto lineare, molto simmetrica. Però questo sistema ci fa capire meglio dove sono le note da prendere sulla tastiera della chitarra. Quindi
è un discorso un po' più serio rispetto al fatto di suonare semplicemente una diteggiatura così senza sapere quello che si fa. Quindi il mio approccio, come sempre, è quello di comprendere bene quello che stiamo facendo. Per cui finora abbiamo detto che per ottenere una scala pentatonica minore di La abbiamo bisogno delle note La, Do, Re, Mi, Sol. Poi ci siamo spostati in prima posizione, anche con corde a vuoto, e abbiamo suonato queste stesse note a partire da proprio queste corde più gravi. A questo punto io direi di mettere la base e di provare a suonare qualche nota da questa diteggiatura. Certamente la base è in tonalità di La minore per andare incontro proprio alla scala che stiamo utilizzando. Andiamo più lenti. Cosa sto facendo? Sto partendo da La e andando avanti sulla scala, considerando le note della scala stessa. Ecco, Sol, Mi, Re, Do, La, Sol, Mi, Re, Do, e così via. Ecco che se noi usiamo una ritmica diversa, possiamo dare un movimento, un ascolto particolare a tutte queste note. Ok, e questo utilizzando queste note solo in questa posizione che abbiamo visto. Adesso ci spostiamo con la prossima diteggiatura buona per prendere le note che ci servono. E la prossima partirà da questo Sol. Come sempre, stesse note. La, Do, Re, Mi, Sol. Partiamo da questo Sol con il secondo dito e facciamo Sol, La, Do, Re, Mi. Sol, La, Do, Re, Mi. Sono le note, le stesse note, ma a partire da Sol. Ecco che sull'accordo di La minore, come sempre, ci suona bene. Andando avanti su questa diteggiatura eravamo arrivati a questo Sol, quindi Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol. Facciamola tutta, questa diteggiatura sarà e passiamo subito alla prossima diteggiatura, che è quella di cui vi ho parlato all'inizio del video, ovvero quella che parte da La, che è proprio la nota di base della nostra tonalità. Abbiamo detto La, Do, Re, Mi, Sol. E poi continua facendo La, Do, Re, Mi, Sol, ripetendo le stesse note, certamente sull'ottava successiva. Il mio consiglio è quello di focalizzare bene l'attenzione su ogni singola diteggiatura, quindi acquisire bene i meccanismi per suonare singolarmente ogni diteggiatura. Dopodiché andare a fondere una diteggiatura all'altra, quindi partire ad esempio con quella che prevedeva le corde a vuoto, fino ad arrivare a quella che parte dalla nota Sol, quindi è la seconda che vi ho fatto vedere, e cercare di unire anche in maniera orizzontale le note che ci servono. Esempio, partiamo da questo Do su corda Si, Do, Re, andiamo su Mi, Sol, La, andiamo sulla diteggiatura successiva, per cui La, Do, Re, Mi, Sol, La, e ci troviamo su quella successiva. Per
poi utilizzare questa per tornare indietro. Riepilogo. Abbiamo visto come costruire una scala pentatonica e quali sono le forme, le prime forme che andiamo a considerare. A questo punto io consiglio di provare queste diteggiature, andare a capire bene come arrivare teoricamente a queste note. Come vi ho detto, lo trovate qui sulla descrizione del video. Vi lascio anche il link della base, per cui potete suonarci sopra tranquillamente. Io spero ancora una volta di essere stato chiaro. L'unica raccomandazione che posso darvi è quella di iscrivervi a questo canale e di mettere mi piace, così da incentivarmi a creare nuovi video di questo tipo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.